Poco più avanti, una valle nascosta si apre nel fianco della montagna. Sull'erba, tra fiori luminosi, siedono più di 1000 anime, le loro voci unite nel canto del Salve Regina. Sono i principi, i governanti, che in vita mancarono al loro dovere. Sordello invita Dante e Virgilio a osservare la scena dall'alto, prima che la notte avvolga il monte, e poi, lentamente, comincia a indicare le figure che riposano nella valletta. Rodolfo d'Asburgo, che non seppe curare le ferite d'Italia, Ottocaro di Boemia e suo figlio Venceslao, Filippo III di Francia ed Enrico di Navarra, Pietro III d'Aragona, seduto accanto al suo rivale Carlo d'Angiò, Enrico III, re d'Inghilterra, che siede in disparte, fiero di aver lasciato eredi migliori. Più in basso di tutti, il marchese Guglielmo VII del Monferrato. Nella valletta dei principi scende la sera. In lontananza si sentono delle campane. Una delle anime si alza, solleva le mani verso l'oriente e inizia a cantare l'inno Te Lucis Ante. Le altre alzano gli occhi al cielo e la imitano. Te lucis ante terminum, rerum creator poscimus, ut pro tua clementia sis presulet custodia. Procul recedant somnia et nocti. Dal cielo scendono 2 angeli. Si posano ai 2 estremi della valle come silenziosi custodi. Sordello spiega che sono stati inviati per difendere quelle anime dall'arrivo di un serpente. La presenza degli angeli rassicura tutti, ma un brivido corre lungo la schiena di Dante, che si stringe a Virgilio. I 3 scendono nella valle. È quasi buio. Una figura emerge tra le altre. È Nino Visconti, che riconosce Dante e gli si avvicina. Quant'è che tu venisti al piede del monte per le lontane acque? Per entro i luoghi tristi venni stamane, e sono in prima vita, ancor che l'altra sia andando acquisti. Visconti e Sordello si stupiscono che Dante sia ancora in vita. Poi Nino affida al poeta un messaggio per sua figlia Giovanna. Quando sarai di là dalle larghe onde, di a Giovanna mia che per me chiami, là dove agli innocenti si risponde. Il cielo australe si illumina di 3 stelle molto brillanti. In quel momento Sordello indica un punto nella valletta. Il serpente sta arrivando, strisciando tra l'erba in silenzio. Immediatamente i 2 angeli fendono l'aria con le verdi ali e mettono in fuga il serpente. Subito dopo tornano in alto, là da dove erano giunti. Vicino a Nino c'è un'altra anima che non ha mai smesso di osservare Dante. È Corrado Malaspina. Se novella vera di Val di Magra o di parte vicina, sai, dillo a me,
che già grande là era. Per li vostri paesi giammai non fui, ma dove si dimora per tutta Europa che non sien palesi. La fama che la vostra casa onora grida ai signori e grida la contrada, sì che ne sa chi non vi fu ancora. Corrado ascolta le sue parole e conclude dicendo che entro 7 anni Dante potrà verificare di persona la verità di ciò che ha detto. La notte è ormai avanzata. Dante, stremato dal viaggio e dal peso del suo corpo mortale, si adagia sull'erba e cade in un sonno profondo. All'alba, quando la mente umana si apre ai sogni profetici, il poeta sogna di stare sul monte Ida. Un'aquila dorata prima volteggia e poi si abbatte su di lui, lo afferra e lo porta in alto fino alla sfera del fuoco, dove gli sembra di bruciare. Nel sogno prova dolore e proprio quel dolore lo desta di colpo. Accanto a lui c'è solo Virgilio, che con voce calma lo rassicura. Non aver tema, tu sei omai al purgatorio giunto. Vedi là il balzo che il chiude d'intorno, vedi l'entrata, là ve parti sgiunto. Dianzi, nell'alba che procede al giorno, quando l'anima tua dentro dormia, sovra li fiori ond'ei laggiù adorno, venne una donna e disse: I son Lucia, lasciatemi pigliar costui che dorme, sì l'agevolerò per la sua via. Qui ti posò, ma pria mi dimostraro gli occhi suoi belli quella entrata aperta, poi ella e il sonno ad una se ne andaro. I due poeti raggiungono la frattura nella montagna, dove 3 gradini conducono a una porta sorvegliata da un angelo. Il suo volto è così luminoso che Dante non riesce a sostenerlo. Dite costinci, che volete voi? Ov'è la scorta? Guardate che il venir su non vi noi. Donna del ciel, di queste cose accorta, pur dianzi ne disse: andate là, quivi è la porta. Venite dunque a nostri gradi innanzi. Dante si inginocchia, batte il petto 3 volte e chiede pietà. L'angelo allora incide sulla sua fronte 7 P, le ferite del peccato da purificare. Fa che lavi quando sei dentro queste piaghe. Poi estrae 2 chiavi, una d'oro e una d'argento. Quandunque l'una d'este chiavi falla, che non si volga dritta per la toppa, non s'apre questa calla. Da fier le tegno, ed isse chi erri anzi ad aprir che a tenerla serrata, pur che la gente a piedi mi s'atterri. Intrate, ma facciovi accorti che di fuor torna che indietro si guata. La porta si richiude alle spalle di Dante e Virgilio. Senza voltarsi,
Obbedienti alla legge divina, i due iniziano la lenta ascesa lungo una gola di roccia che serpeggia come un'onda. Finalmente si apre davanti a loro la prima cornice. La parete del monte presenta dei bassorilievi di marmo bianco, intagliati con tale maestria che persino la natura ne sarebbe vinta. Dante alza lo sguardo e vede un bassorilievo in cui l'arcangelo Gabriele annuncia la nascita di Gesù a Maria. Accanto un secondo bassorilievo. È il corteo che porta l'arca dell'alleanza a Gerusalemme. Il re David che danza con la veste umilmente alzata, mentre da un palazzo lo guarda la moglie Micol, sprezzante e crucciata. Poco oltre, Dante scorge la terza scena. L'imperatore Traiano a cavallo ascolta una vedova in lacrime, chiede giustizia per il figlio ucciso. Mentre Dante è intento ad osservare le sculture che raffigurano gli esempi di umiltà, un sussurro di Virgilio lo richiama. Ecco, di qua, ma fanno i passi radi, molte genti, questi ne invieranno agli alti gradi. Maestro, quel ch'io veggio muovere a noi non mi sembian persone e non so che, sì nel veder vaneggio. La grave condizione di lor tormento a terra li rannicchia, sì che i miei occhi prian ebber tencione. Ma guarda fiso là, e ti sviticchia col viso quel che vien sotto quei sassi. Già scorger puoi come ciascun si picchia. Sono i superbi, piegati sotto enormi massi che li costringono a guardare la terra. Dante li osserva e pronuncia un feroce monito. O superbi cristian, miseri lassi, che della vista gramente infermi fidanza avete nei retrosi passi, non v'accorgete voi che noi siam vermi nati a formar l'angelica farfalla che vola la giustizia senza schermi? Lì che l'anima vostro in alto galla, poi siete quasi entomata in difetto, sì come vermo in cui formazion falla. Dante avanza tra le anime, lente e piegate sotto enormi massi, mentre recitano il Pater Noster. Comprende allora che, se queste anime pregano per i vivi, anche i vivi devono pregare per loro, perché nessuno si salva da solo. Virgilio chiede il cammino più agevole per salire alla cornice successiva. Risponde Umberto Aldobrandeschi, nobile toscano, che confessa la superbia che lo condusse alla morte e che ancora pesa sulla sua stirpe. Io fui latino e nato d'un gran tosco. Guglielmo Aldobrandesco fu mio padre. Non so se il nome suo giammai fu Bosco. Io sono Umberto e non pur a me danno superbia fe che tutti i miei consorti a ella tratti sei con il malanno. E qui convien ch'io questo peso porti per lei, tanto che a Dio si soddisfaccia, poich'io non fe tra vivi, qui tra morti. Mentre Dante ascolta, un'altra anima alza faticosamente lo sguardo verso di lui. È Oderisi da Gubbio, maestro della miniatura. Riconosce Dante e ammette, con un'umiltà che non ebbe in vita, che la sua arte è stata superata da Franco Bolognese. Così fu per Cimabue davanti a Giotto e per Guido Guinizelli davanti a Guido Cavalcanti. Credette Cimabue nella pintura tenerlo campo e ora a Giotto il grido.
sì che la fama di colui è scura. Così ha tolto l'uno all'altro Guido la gloria della lingua, e forse è nato chi l'uno e l'altro caccerà del nido. Oderisi indica poi un'anima che cammina più avanti. È Provenzan Salvani, un tempo signore di Siena. La sua superbia lo costringe ora sotto quel peso, ma una sola azione in vita lo ha salvato da un'attesa lunghissima. Quando, all'apice della potenza, scese in piazza a chiedere l'elemosina per liberare un amico. Un gesto di umiltà che piegò la sua superbia e gli aprì le porte del purgatorio. Dante avanza sulla prima cornice e il suo sguardo viene attirato dal pavimento della montagna. Sotto i suoi piedi si stende un immenso tappeto di bassorilievi divini. È il racconto universale della superbia punita, Lucifero precipitato dal cielo, Briareo abbattuto dal fulmine di Giove, gli dei che osservano i giganti caduti a Flegra, Nembrod confuso davanti alla torre di Babele, Niobe circondata dai figli morti, Saul che si getta sulla propria spada, Aracne trasformata in ragno, piegata sul suo tessuto strappato, Troia che brucia, annientata e umiliata. Dopo aver osservato tutte quelle sculture, Dante si rivolge ironicamente agli uomini. Or superbite, e via col viso altero, figliuoli d'Eva, e non chinate il volto sì che veggiate il vostro mal sentero. Rapito da quelle immagini, Dante perde il senso del tempo, finché Virgilio lo invita ad alzare lo sguardo. Drizza la testa. Non è più tempo di girsi sospesa. Vedi colà un angel che s'appresta per venir verso noi. Vedi che torna dal servigio del dì l'ancella sesta. Di reverenza il viso e gli atti adorna, sì che i diletti lo inviarci in suso. Pensa che questo dì mai non raggiorna. L'angelo li guida verso la scala che porta alla seconda cornice. Sfiora con le sue ali la fronte del poeta, cancellando la prima delle 7 P incise sulla pelle. Dante si tocca il capo e scopre che ne restano 6. Sale leggero, come se un peso invisibile fosse caduto. E mentre i 2 pellegrini salgono la scala tra le rocce, Virgilio lo rassicura. Quando i pii che son rimasi ancor nel volto tuo pressoché estinti saranno come l'un del tutto rasi, fier li tuoi piedi al buon voler sì vinti che non pur non fatica sentiranno, ma fia diletto loro esser sospinti.